Buonasera a tutti, buonasera Eugenio, grazie di aver accettato questa mia proposta di intervistarti. Tu sei un autore famoso, importante, fai tantissime cose, quindi per me è un onore intervistarti. Questa è una rubrica a profumo di carta, gentilmente ospitata da Giuseppe Mosco, che già è la seconda, quindi è una nuova iniziativa. Profumo di carta è una rubrica. Io ho una pagina Facebook che appunto è Profumo di carta, che è dedicata proprio a tutti gli autori emergenti, a chi vuole appunto più che promuovere il proprio libro, parlare del libro degli altri. E quindi adesso, collegandomi appunto a Profumo di carta, abbiamo abbiamo creato questa rubrica che ha lo stesso nome del mio gruppo. E niente, siamo partiti con questo ciclo di interviste. Allora, intanto benvenuto, come stai? Intanto grazie Luisa, ringrazio anche Giuseppe per la delicatezza con cui mi avete accolto. Io sto bene, mi auguro così anche per voi e per tutti quelli che ci seguono. Devo dire che nella tua presentazione, di cui ti ringrazio perché veramente sei stata troppo gentile, ecco, io penso e sono convinto che l'essere famosi per noi si tratta semplicemente di lavorare con passione. Essere famosi vuol dire tutto e vuol dire niente. Credo invece che presentarsi con passione e con i limiti o i punti di forza che ognuno ha sia il modo migliore per essere, fammi passare un termine, per essere se stessi. Sì, certo, questo sì, è verissimo. Allora, oggi parliamo di uno dei tuoi tantissimi libri, che ne hai scritti tantissimi, che è Codice Bianco. È un noir che tu hai pubblicato in Self Publishing nel 2022, se non sbaglio. Sì? E ti volevo chiedere come mai la scelta del Self Publishing? Ma guarda, è una scelta molto così, è quasi una conseguenza degli accadimenti così che ho affrontato, nel senso che io ho iniziato a pubblicare con delle case editrici, mantengo tuttora ottimi rapporti d'amicizia con questi editori, più in generale con gli editori, perché poi ho conosciuto anche tanti editori con cui non ho lavorato direttamente, ma ciò nonostante, per il mio caso specifico, ritengo non estremamente necessaria la presenza dell'editore. Mi spiego meglio. Credo che chi fa il mestiere di scrivere, ma lo fa da un punto di vista di professionista, quindi come il suo mestiere primario, o comunque come scrittore importante in termini di vendite, ecco lì probabilmente si appoggia a editori importanti, mi permetto di fare un nome, è Einaudi, ma potrei farne anche altri. Beh sì, ce ne sono tantissimi. Ecco, quindi posizioni che hanno un budget con il quale proporre un libro. Ecco, io mi sono accorto invece che nella nostra attività, ripeto e sottolineo per passione, perché per me è molto importante chiarire questa cosa qui, il lavoro, quindi la presenza, quindi l'efficacia dipende sempre, credo, dall'autore. Posto che io ti farò ridere, pubblico con il logo Amici di Pizza Ho Letteraria, visto, ho visto. che è il gruppo d'amici, tante persone peraltro, con cui collaboriamo ogni volta che uno di noi pubblica e facciamo tante cose insieme. Bello. Per darti un'idea, io con un altro mio romanzo precedente, che è 1049, un romanzo sulla mille miglia e nuvolari, scritto con l'amico Alessandro Zeglioli, abbiamo fatto qualcosa come 80 eventi in un anno, andando anche a Dubai a presentare il libro. Caspita. E l'abbiamo fatto senza toccare quello che era il nostro editore, nel senso che sono tutte cose che abbiamo costruito all'interno di Amici di Pizza Letteraria. Da qui la logica di dire preferisco essere indipendente dagli editori, ma non perché non gradisco gli editori, ma perché nel mio caso, e sottolineo nel mio caso, non ne vedo l'utilità.
certo. Va bene. Ascolta, prima di entrare nel merito del tuo romanzo che io ho letto anche molto rapidamente perché ha scritto molto bene e ti tiene Grazie. proprio incollato alle pagine, lasciamo perdere il finale, assolutamente non diciamo niente, ma mi ha sconvolta. Parliamo un po' di te. Chi è Eugenio? Cosa fai nella vita oltre a scrivere? Allora, io faccio i 2 mestieri più belli del mondo, Ah, beato che te. sono: uno il pensionato, che se non fosse per l'età sarebbe meraviglioso, e questo è il secondo. Il primo invece faccio il nonno, perché Anche, anche fino a mezz'ora fa ero con la mia nipotina, 2 anni e mezzo, quindi fantastica. mamma, E quindi bellissimo. questo è l'Eugenio distante dai libri, ma neanche troppo distante, perché sai quante cose che si narrano escono da ciò che vivi giorno per giorno, No, escono da ciò certo, che vivo con i miei figli, con la mia compagna, con il mondo che mi circonda. ma è Perché, vero. diciamolo bene, possiamo dipingere, scrivere tutto, ma che cosa facciamo se non raccogliere da ciò che ci gira intorno? Giusto. Allora, Codice bianco. Già, il titolo è molto intrigante, proprio il titolo. Allora, è un messaggio cifrato che proviene da questo boss della malavita, Lillo Bianco. Ma è un messaggio cifrato o c'è dell'altro? Cioè, ce ne vuoi parlare un po' di questo messaggio, anche di questo personaggio un po' inquietante, diciamo? Certo, allora guarda, io credo che Codice Bianco stia proprio al centro tra alcuni punti di vista. Codice Bianco può essere la decodifica di quello strano messaggio che arriva al protagonista e che deve capire, e di cui deve capire il significato, ma essendo Lillo Bianco un boss mafioso sostanzialmente, Mh. Codice Bianco potrebbe anche essere quello che è la sua morale, il suo modo, il suo approccio alla vita, quindi il suo codice nella vita. Nella Perché poi vita. Lillo Bianco è un personaggio molto particolare perché, e non svelo niente nel dir questo, è veramente il malavitoso, lo è fino alla punta dei capelli, ma ciononostante cresce anche una figura di sé, chiamiamola onesta per certi versi. E a un certo punto nella narrazione si arriva anche a farsi delle domande per Mh-mh. dire: ma può Mh. un malavitoso avere dei valori importanti nella vita? Può fare delle scelte che non vanno in direzione dell'interesse o del guadagno o dell'immagine o della potenza personale, ma essere davvero qualcosa di apprezzabile e ammirabile da un punto di vista umano, perché Lillo Bianco ha tanto dentro, ha tanto di queste cose qui. E quindi mi permetto, guarda, giusto perché mi hai passato questo termine su Bianco, intanto ci metto un secondo, volevo proprio leggere il messaggio da decifrare, perché Sì, è abbastanza simpatico, credo. Il messaggio che il protagonista si trova in tasca, e questo avviene già nelle prime le pagine, prime pagine, sì. e quindi non svelo nulla, è No, un messaggio che assolutamente. dice questo: Tom Evans, Tirana 4650, Annis Park, Londra 3234, David Young, Oslo 5055, Walter Irvine, Parigi 2532, Liam Nichols, Dallas 3445. Poi seguono due serie di cifre apparentemente casuali di 8 cifre ciascuna. Questo è il messaggio, forse quello in cui il codice bianco serve per andare a decodificare, Sì. e da cui in qualche modo il protagonista, che è un giornalista, non È un l'abbiamo ancora giornalista. detto, che è No, un infa giornalista, deve così in qualche modo andare a risolvere una certa situazione. È importante sottolineare, a mio avviso, che stiamo parlando di un noir, ma un noir che al suo interno ha storie d'amore, di passione, intrighi, enigmi appunto come questo, ehm, tanti altri aspetti, perché come dico spesso,
i libri difficilmente sono catalogabili davvero in un genere. Sì. Perché se uno facesse un libro che è realmente riferibile a un unico genere, deve fare un esercizio enorme, perché non è facile rimanere all'interno del genere, ma poi anche forse il prodotto, ciò che si dona al lettore, forse qualcosa perde, perché la nostra vita, scusa un esempio banale, ma per rendere l'idea, uno può essere un medico, ma non è solo un medico nella vita, sarà anche un genitore, sarà anche uno sportivo, non lo so, non so cos'altro, È un ma esempio la che vita è è articolata, ci chiarissimo. sono tante sfaccettature Sono e d'accordo con te. il libro deve essere questo. Tu hai spaziato, diciamo, tu hai scritto tantissimi libri, proprio adesso mi riallaccio al tuo ragionamento, hai spaziato praticamente in tutti i generi, insomma, li hai E provati tutti, tutti, tutti. Ma qual è il genere che si adatta di più alla tua personalità, se c'è? È difficilissimo dirlo, anche perché io sono convinto che cambiare genere sia semplicemente un modo diverso di narrare anche le stesse cose, ma soprattutto cambiare genere è una bellissima palestra per chi scrive, perché ti faccio un esempio su di me proprio. Il mio primo libro, che si chiama, perché esiste Sì, tuttora, ancora. In apparente normalità, era un noir. Subito dopo, per un gioco con un'amica scrittrice piemontese, abbiamo scritto insieme un libro rosa. Mm. Da quel momento, quando ho dovuto descrivere delle situazioni di coppia, delle situazioni di sensazioni, emozioni o altro del genere, ho avuto tanta facilità in più, perché ho imparato in quel modo a narrare anche con un'altra chiave di scrittura. Certo. Quindi a questo punto dico, è difficile, io mi sono innamorato ogni volta che ho scritto di tutto quello che stavo scrivendo. Addirittura, per dire, un altro mio libro che mi ha fatto divertire tantissimo, si chiama 1000 battute, e sono 50 racconti di 1000 battute ciascuno, cioè mezza paginetta. Mamma mia. E questo ti insegna la sintesi, perché io credo che spesso quando si scrive, la prima stesura viene fatta lasciando sfogo a ciò che abbiamo dentro, si butta fuori, si butta fuori, ma Certo. poi è importantissimo riuscire a tradurre tutto con la necessaria sintesi, perché non si deve mai far perdere, credo, la bussola che ci legge, ma soprattutto non si deve mai far percepire a chi ci legge un senso di dire: ma mi sta portando in giro, ma cosa mi sta dicendo? La sintesi credo sia importante. Ah beh, certo, importantissima. Senti, ma dove hai preso lo spunto per scrivere questo romanzo e che difficoltà hai incontrato? I personaggi, sono frutto di fantasia o c'è una storia alle spalle? Ah, guarda, questa è una domanda molto molto bella, perché intanto io scrivo sempre e solo quando faccio un romanzo noir, per intenderci, di fantasia. Ovviamente andando a raccogliere in tante cose che nella vita mi sono capitate, ma sono sempre personaggi di fantasia. Codice Bianco in particolare è un romanzo in cui ho provato un esercizio tecnico, tu che l'hai letto mi dirai poi se è riuscito o meno, perché ho deciso di utilizzare la narrazione in prima persona riferita a più personaggi, quindi nelle varie fasi del libro è riferita prima al giornalista, poi alla ragazza che ha conosciuto e così via. E per il resto è narrato in terza persona. Perché questo? Perché il tipo di narrazione, a mio avviso sempre, dà un diverso impatto su chi legge, dà un diverso ritmo di lettura e quindi anche di scrittura. Per cui certe parti del libro hanno necessità di essere più lente, altre più veloci, altre addirittura arrembanti. Ed ecco che il cambio di tipologia della persona del libro narrante dà una grandissima mano in questo, a mio avviso.
No, ci sei riuscito molto bene, a me è piaciuto molto, devo dire, perché Ti sei ringrazio. riuscito e con questi diversi punti di vista è molto interessante, è molto scorrevole, prende tantissimo, a me ha preso tantissimo, infatti l'ho letto veramente in pochissimo tempo perché non vedevo l'ora di andare avanti. Poi questo giornalista, questo Andrea Sartori, che ha accettato, diciamo, questo compito gravoso di andare a cercare questo lascito, non sapeva assolutamente né dove, né come, né quando, ha girato, ha girato dappertutto, cioè, come mai ha accettato, diciamo, questo ingrato compito? Ma ecco, attenzione, in questo ti ringrazio perché mi ero dimenticato prima di dirlo. Ehm, il compito che Lillo Bianco in qualche modo dà al giornalista è quello di consegnare una eredità di cui il giornalista non sa né l'entità, né la natura, né dove sia, a un erede di cui non si sa nulla. Mm. Quindi deve prendere qualcosa che formalmente non esiste e darlo a qualcuno che non conosce. Quindi è un compito molto Appunto, importante. appunto, Ecco, però lui lo accetta cioè va fino in fondo, vuole andare fino in fondo, non si allora, perde il d'animo. giornalista lo accetta e vuole andare fino in fondo, ma attenzione, forse nelle prime pagine questo è chiarito, ma non è mica detto poi che lo si percepisca sempre. Il giornalista non è essenzialmente un uomo di grandissimi valori. Lui vede in questa opportunità una grande opportunità anche di carriera, perché lui, non dimentichiamoci, che lavora in un giornale Sì, certo. locale reggiano e si trova con una storia più grande di lui, perché si ritrova con questo boss di Napoli che gli chiede un appuntamento per dargli questa sorta di scoop, Mm. ma inizia a raccontargli la sua vita e lui capisce che da un reportage, da un servizio, da una serie di articoli fatti su questo personaggio ne può trarre davvero beneficio. Certo. Allora, oltre a tutto quello di cui abbiamo già parlato, nel tuo romanzo c'è spazio anche per l'amore, che tu hai, diciamo, tracciato in un modo molto, a me è piaciuto molto. Ti volevo chiedere, hai mai trattato il genere erotico? Allora, il genere erotico io non l'ho mai trattato, anche se nei libri ovviamente qualche passaggio c'è, anche in codice bianco, qualche Sì, infatti, passaggio. infatti. Ecco, devo dirti che credo sia una forma abbastanza difficile questa, perché Sì. evidentemente tutto ciò che io voglio fare, chiedo scusa, voglio tentare di fare, è quella di non tralasciare nulla, quindi il lettore deve capire cosa sta succedendo, ma io non devo essere esplicito perché non lo voglio essere, perché non mi piace. No? Vado oltre. Io che, ahimè, mi piace scrivere, ma sono un accanito lettore, mi sono Beh, accorto che in tanti romanzi la presenza di scene esplicite va pari pari con la pochezza del contenuto del libro. Cioè, quando un autore ha poco da scrivere, sì, hai ragione. ogni tanto inserisce questo cachet Mm. Sono di d'accordo con te. Anche per me è così. Io, vabbè, anch'io nei miei romanzi ci sono delle storie d'amore, però non sconfinano mai nell'erotico. Volevo chiederti invece, quanto tempo hai impiegato per scriverlo? Questa è una bella domanda. Io direi che questo libro, se ricordo bene, perché ahimè io, figlio anche della mia età, ho la memoria un po', però direi siamo nell'ordine dei 7-8 mesi. Ah, caspita, pochissimo. E poi Sì, io, l'ambientazione, sei riuscito a creare un'ambientazione veramente in modo eccezionale, stai spaziando da una città all'altra, da ecco, questa è una cosa questa è che una, desideravo fare proprio perché, e infatti nel bigliettino ci sono tante città che un appunto, po' percorrono il percorso che il giornalista farà esatto, per svelare queste cose esatto, qui. questi tour. E quindi questo, così ho cercato di informarmi, anche perché
ahimè non le ho viste tutte queste città, alcune sì, ma non tutte. Beh, insomma. E quindi ho dovuto così lavorarci un pochettino sopra, ma in questo giro così di ambientazioni mi permetto solo un attimo di tornare al discorso dell'io narrante che facevo prima. Sì? Una cosa che mi è piaciuto scrivere, spero che sia anche passata, è la figura di Lorenza, quindi la ragazza, Mm. che in prima battuta è una presenza così, c'è, ma Sì. poco di più. Ma nel momento in cui diventa suo l'io narrante, ecco che si vede un profilo, a mio avviso, importantissimo. Credo che questa ragazza sia per certi versi il personaggio più forte, più concreto, più tenace dell'intera storia. Sì, direi di sì, è vero, perché da quando appunto, come dici tu, in prima persona diventa prima è un pochino sfuggente, aleatoria, poi invece diventa una figura veramente fondamentale, soprattutto nella parte, diciamo, più dopo la seconda metà del romanzo. Una domanda che non ha niente a che vedere con il romanzo, una curiosità più che una Sì? domanda. Quando scrivi, preferisci il silenzio o un sottofondo musicale? E di quale tipo, se sì? Allora, io, ahimè, sempre figlio dell'età, quando scrivo mi isolo, no? Ti isoli. Mi isolo e cerco di essere più, vorrei dare una risposta efficace, quindi allora a me capita spesso, mentre sono in giro, faccio cose, sto occupandomi d'altro, che mi vengono in mente delle cose, mi fermo, le metto Sì. sul telefonino, me le scrivo per poi È un elaborarle quando classico sono a questo. casa. Poi io scrivo, ma attenzione, io non sono assolutamente lo scrittore solitario, cioè è evidente che quando sto scrivendo mi metto al computer, sono qui nel mio studio dove sono anche adesso e scrivo, però io ho una presenza fissa che mi ha accompagnato in tutti i miei libri e in tutte le mie canzoni, scrivo anche qualche canzone, Canzone e, addirittura. e praticamente ho questa persona che si chiama Simona Coppolino, che capitolo per capitolo, a lei non dico mai quella che sarà la trama che voglio seguire, io le passo capitolo per capitolo, litighiamo capitolo per capitolo per tante volte passiamo un'intera giornata a dire usiamo questa parola o questo sinonimo perché cerchiamo davvero di andare. Fatto Stai questo, parlando dell'editing? Ho capito bene? sì, ma credo che questo avvenga addirittura prima dell'editing, cioè mentre sto scrivendo io le passo queste cose qui, poi alla fine mi fa una rilettura ulteriore, ma proprio mentre ancora sto scrivendo mi dà già queste indicazioni. Una volta che ho finito di scrivere, io e dopo che diversi amici di Pizza Letteraria li ho coinvolti, ad esempio in questa occasione li ho coinvolti per descrivere le città, per diverse informazioni. Ricordo una volta in un altro libro che ho coinvolto una persona per capire come fare a uccidere una persona con un lancio di un paracadute, no? Quindi sono dovuto ricorrere a uno che sapesse di paracadutismo Scherzi. e così via. A questo punto, poi quindi ripeto, queste persone mi fanno un'ulteriore lettura a opera finita. Caspita. Una volta che arrivo a termine, ma a quel punto ho già coinvolto 20-30 persone, e quindi ecco Addirittura. perché non c'è solitudine, a quel punto vado Beh, in produzione e quindi ci troviamo con codice bianco. certo, certo. Ma secondo te l'editing è importante? È fondamentale per prima di pubblicare? Ma che bella domanda, ma che bella domanda. L'editing è super, super, super importante, però, bisogna stare attenti, perché dietro l'editing, dietro la correzione bozze, tante volte ci sono, lasciamelo dire, dico una brutta cosa, ma ci Mh. sono dei desideri di guadagni da parte dell'editore o di qualcuno che ci lavora a fianco. Io mi sono trovato sul mio primo libro, e quindi sempre in apparente normalità di cui ho parlato prima, e a un certo punto lo dovevo ripubblicare, vengo coinvolto da un editore, mi chiama, ci vado fisicamente perché era qui abbastanza in zona.
A un certo punto mi fa i complimenti, ma ci sta, lo fanno tutti gli editori, quindi ci sta. E mi dice, però guarda, c'è da mettere a posto alcune cose. E io, prima di fare la domanda che amo fare, tu per chi fai editing? Per capire quanto vale il tuo editing, no? Per quali famosi autori, no? Ho detto, no, ma mi interessa, mi dici cos'è che non ti piace, cioè, non che non ti piace, ma che va comunque in qualche modo. E questa persona mi dice, guarda, ad esempio, il capitolo numero, e mi dice il numero, a mio avviso va tolto. Era il capitolo fulcro dell'intero lavoro. Allora, l'editing va fatto, ma devono essere persone capaci, esperte e di cui hai la massima fiducia. Quindi persone dove non si cela un secondo fine e come purtroppo talvolta accade, scusami una piccola parentesi, spesso nel nostro mondo di scrittori per passione si fa una distinzione fra editori a pagamento e editori. Certo. In realtà, per come la penso io, gli editori a pagamento e gli editori a non a pagamento non esistono, perché non ho mai conosciuto nessun editore che mi dia gratis le copie che chiedo io del mio libro. Non ho visto nessun editore che mi organizzi vere campagne di marketing, di commerciali sul mio libro, ma ci mancherebbe. Io ho fatto un esame, un approfondimento, scusa, ecco il termine giusto, un approfondimento con un amico editore e abbiamo dimostrato, numeri alla mano, sia chiaro, che produrre e pubblicizzare un libro a livello regionale, nel mio caso l'Emilia-Romagna, non potrebbe determinare costi inferiori ai 30.000 euro. Se non spendi 30.000 euro, non sei presente nelle librerie, non sei presente. E quindi la domanda è, davvero c'è un editore che prende Pattacini, ma anche altri, e li porta con un budget da 30.000 euro? Non credo proprio. No, non credo proprio. Purtroppo, e poi mi taccio, intorno al mondo di chi scrive, c'è tutta una serie di business, di persone che hanno individuato la possibilità di guadagnare sulla passione di chi scrive, perché diciamolo, chi scrive ha una voglia matta ad avere in mano il suo libro, no? Io dico sempre, e l'ho detto anche in una mia trasmissione qualche mese fa, dico sempre, dobbiamo partire dal presupposto che se noi ci spostassimo 100 anni indietro, non dico tantissimo, 100 anni indietro, probabilmente il 90% delle persone che pubblicano oggi non pubblicherebbero. No, infatti. Per cui se oggi abbiamo questo 90% che pubblica, come in tutte le cose, dove c'è uno spazio economico, qualcuno ci si intrufola. Sì. Io non accuso nessuno, io ho grande rispetto per chi lavora nel campo dell'editoria, soprattutto per i tanti che sono persone serie e competenti, ma ci sono anche dei corsari. Purtroppo sì. Io ho visto persone, ahimè, non dico rovinarsi perché sarebbe troppo, ma spendere cifre impensabili per avere in mano, sai cosa? Il nulla. Sì, non lo so. Beh, tornando un attimo all'editing, non so, è un'esperienza che ho mia, ma credo che sia un po' un'esperienza di tutti gli scrittori. Noi siamo, cioè il libro è come un figlio, no? Nel momento in cui è come partorire un figlio in un certo senso, per cui si è molto affezionati. Quando si lavora con un editor che ti stravolge dei capitoli, ti toglie qualcosa, non so, per me è come se mi togliessero qualcosa dentro. Non so se anche per te è stata un'esperienza del genere. Allora, guarda, è così, ma ci mancherebbe, per forza di cose così. Però bisogna, come dicevo prima, avere la certezza della fiducia che hai nella persona di chi ti fa questo lavoro. Io, ad esempio, faccio editing per molte persone, per persone che conosco. Sì, insomma. La prima cosa che io chiarisco sempre
è, attenzione, io quando faccio editing ti segnalo il mondo. Sarai tu poi a scegliere cosa vorrai farne, ma Quello sì. io tutto ciò che vedo te lo segnalo. Io addirittura ho fatto anche dei lavori sostanzialmente da ghostwriter, quindi scrivere per altri, Ah no? sì? Anche quello. E, però anche Cosa lì, non hai fatto? ma guarda, tantissime cose, no, a parte le battute, poi, ma ripeto, lo dico sempre, sottolineo perché non vorrei mai sembrare un caso di autoincensazione che non mi piace, però nei limiti che posso fare, io per dire, scusa, sai che io sono poco gestibile, quindi io passo da un argomento all'altro. In un altro libro che ho scritto, Le ali di Ariel, che è una Ariel, filosofia bellissimo, di una bellissimo quel persona libro. importantissima. Io mi sono trovato queste persone che mi hanno contattato tramite conoscenti, mi hanno detto dobbiamo scrivere questo libro, c'è un messaggio importante e in realtà è un messaggio molto 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 importante, Sì, molto. ma è la vita di una persona che ha avuto grandissimi problemi, ma che ciò nonostante è stata lei di supporto materiale e spirituale alle persone. Sì. A un certo punto, quando mi hanno presentato questa cosa qui, qualche anno fa, è successo, io mi sono detto, ma io che sono sostanzialmente uno scrittore noir, cosa c'entro con una cosa del genere? È durato grosso modo 40 secondi questo tipo di sensazione, Di perché sensazione. dopo mi sono sentito nelle condizioni di dire non sono più io che scelgo di scrivere la storia di Rossella, ma è questa storia che ha scelto di farsi Questa scrivere storia da che ha me. scelto, certo, E certo. a quel punto ho fatto davvero, guarda, un'esperienza bellissima, ho fatto ore e ore e ore e ore di interviste negli ospedali, nei clown di corsia, Immagino, nel mondo immagino. dell'arte e ho raggiunto davvero una soddisfazione che è andata largamente oltre il fatto stesso di pubblicare. E Ma quindi certo. questo insomma, No, no, ma ti capisco benissimo perché è però così. ecco, tornando al Un libro discorso bellissimo. dell'editing, l'editing in realtà, se fatto con le persone di cui ti fidi e da persone capaci, Sì, certo, competente. l'editing alla fine quando rileggi il racconto ti rendi conto di quanto, perché quello che ci sfugge a noi scrittori è proprio il fatto che per noi tutto è semplice, perché abbiamo Certo. tutto nella testa. Sì, poi non Ma vogliamo che ci togliano niente, vai, non toccare niente. chi No, questo legge è importante. invece deve farsi l'idea, quindi deve farsi tutta la struttura che ho dentro io. Ma per farlo solo un esterno me lo può dire, perché io non sarò mai in No, grado di no, fare no, una cosa del assolutamente, genere. non lo vedi, non come E dicevo quindi prima, sei credo sei geloso del è fondamentale per quello. Poi vabbè, io potrei scrivere un libro su ciò che mi è successo con l'editing. Io ricordo quando Simona, una delle prime correzioni che mi ha fatto, praticamente cioè io avevo fatto sposare due persone che ancora devono fare il divorzio. No? Questo questa è per bella. dirti, Sì, ma questo per dirne una, no? vengono fuori delle cose pazzesche dall'editing che tu proprio non le vedi, non c'è niente da fare, non le Certo, vedi, certo, perché è certo. così. Allora, passiamo ad altro. Il tuo profilo Facebook, allora tu ti definisci scrittore e paroliere per gioco. Cosa significa? Certo. Beh, attenzione, se a 64 anni vuoi stare ancora col sorriso sulla faccia, devi saper giocare. Ah Devi sì, saper giocare e quindi io non ho mai cercato di diventare uno scrittore di una grande casa editrice, non ho mai cercato di diventare un super venditore di me stesso. Io amo scrivere, amo essere letto, soprattutto dai miei amici, amo soprattutto quando vado a fare delle presentazioni mh-mh. con persone che hanno già letto l'opera. Eh Il sì, tuo caso di oggi, per intenderci. eh sì, è Purtroppo vero non perché possiamo entrare nel discorso perché no, andremo a svelare delle cose, ma certo. quando puoi entrare in quello, perché a un certo punto io di codice bianco, se devo parlarne a fondo, vado a cercare
i valori fondanti che hanno guidato il giornalista, Lillo Bianco, la ragazza e tanti altri, perché la lista dei I protagonisti è personaggi lunga. sono tantissimi, a un certo punto perdi anche un po'. Io ho dovuto tornare indietro diverse volte Ma perché è per quello che io ho messo all'inizio sì, infatti, l'elenco dei personaggi quello per aiuta far sì molto. che si possa andare a vedere No, no, quella è una per... cosa, veramente è stata una cosa ottima che hai fatto, perché sono veramente tanti e il lettore rischia a un certo punto davvero di perdersi. Un'altra cosa, Via, scusa se ti sì. interrompo, un'altra No, cosa dimmi. molto importante che ho inserito recentemente su consiglio di un amico, io non ci avevo pensato mai, io da qualche tempo, sono gli ultimi 2 o 3 libri che ho scritto, nella parte finale del libro io lascio una decina di pagine, una quindicina di pagine bianche, che si chiamano diario del lettore, per Che bello. consentire a chi legge di appuntarsi qualcosa, Appuntarsi. perché delle volte le persone non hanno piacere di segnare il libro, Mh. e allora in questo modo do l'opportunità non solo a chi legge di prendersi degli appunti, ma prova a pensare quando il tuo libro finisce in un tipo in cross, come si chiama mai, mamma mia, la mia Sì, il testa. cross booking, Sì, il cross qualcosa booking, del ecco. genere, qualcosa del Ok. genere, sì. E Sì, sì, qualcuno che può leggere il libro e alla fine trovarsi con le sensazioni che ha avuto il lettore precedente. Credo sia molto, tanto. molto interessante questa cosa. Magari te la copio nel prossimo libro, se mi dai il Ci permesso. mancherebbe, è di tutti. Allora ascolta, parlaci un po' delle tue iniziative live, perché tu ne fai veramente tante, Sago Radio 24 TV, Agora ti racconto un libro, Ciao Rocco, cioè veramente sei ovunque, quindi parlaci un po' di queste iniziative. Allora, guarda, ti porto via pochissimo tempo, ma parto da molto lontano. Alessandro Zeglioli, che ti ho così menzionato prima per il romanzo 1049, il coautore del romanzo, è un giornalista, voce della Mille Miglia, è un uomo che vive con il microfono in mano, quindi è proprio veramente molto molto bravo a fare queste cose. Quando andavamo in giro a fare le presentazioni di 1049, io parlavo per circa 3 minuti, 3, e tutto il resto lo faceva lui, no? Adesso, quando mi vede fare queste cose qui, mi dice: ho creato un mostro. Ma questo perché? Io sono partito qualche anno or sono, quando mi capitava di leggere un libro che mi piaceva, facevo un filmatino e dicevo cosa ne pensavo Cosa di ne questo pensavi? libro, no? Era una cosa molto spartana, cioè nel senso che facevo partire la registrazione, se c'era un errore rimaneva lì, non c'è problema, no? Vabbè. Ecco. Poi pian piano mi sono avvicinato perché diverse persone mi hanno intervistato e ho capito la bellezza di fare proposta letteraria gratuitamente per dare visibilità ad altre persone, che siano persone famose, non famose, poco conta. Però il fatto di dire con una dimensione diversa, quindi a me non piace propormi come consigli di acquisto, a me piace propormi per parlare di ciò che all'interno del libro si può andare a cercare, ma non tanto in ciò che è scritto, ma in ciò che puoi capire tra le righe, quindi andare davvero a fondo nel mondo del libro e dell'autore. E Certo. questo fa sì che si riesca ad avere così delle belle cose di cui parlare. Ma Per cui sono veramente. partito con Agora ti racconto un libro, ho fatto Agora tutto quanto fa spettacolo per occuparmi anche di altro. Sto proponendo da qualche tempo, sempre nella mia parte così personale, raccontando, che è una serie di mini racconti che vengono proposti di volta in volta. Poi sono passato insieme ad Andrea Ansevini, Milena Sì? Buon Vissuto, Pecos Giulio Esteban Mh. e Li Aurora conosco tutti. Coppola, siamo in 5, abbiamo fatto partire Sago Radio 24 Radio TV. TV. Mh. E questa è una realtà nuova, sempre basata sul fatto che tutto sia gratuito, ma stavolta abbiamo inserito addirittura che nessuno guadagni su ciò che facciamo noi. Per cui se viene qualcuno che ci accorgiamo che ci chiede di fare un'intervista e poi questa intervista la vende,
Noi non la facciamo, per Vabbè, intendere, perché noi certo. vogliamo davvero fare un rapporto, avere una relazione. Perché questo? Perché, e per fortuna, su idea di Milena Bonvissuto, stiamo spostando questo tema anche su Sagoradio 24 TV. Io come Agorà, un paio d'anni fa, ho lanciato l'idea di fare un'antologia che si chiamava Agorà, l'amicizia si fa in 10. Sì. Ed era un modo, ho raccolto 10 autori di poesie e di racconti, abbiamo fatto un libro, cioè è stato il modo per spostare una conoscenza puramente virtuale a qualcosa che passasse per la collaborazione fino ad arrivare alla concretezza di un libro. Poi Però abbiamo fatto il secondo, che è Agorà, il senso di un incipit. il senso di un incipit, Sostanzialmente ho sì. scritto io una pagina di incipit e gli altri autori hanno proseguito, Io ho visto. ognuno in Ti direzioni. seguo, ti seguo. Ecco, poi adesso sta partendo il terzo, quindi diventa addirittura la trilogia di Agorà, La che trilogia. toccherà un aspetto, a mio avviso, che a me piace moltissimo, che è e se l'universo fosse solo un punto dentro di noi. Questo è Bello il tema da sviluppare. questo è bellissimo. Quando ho lanciato quest'idea, in 24 ore avevo già più di 10 richieste Mamma mia, di partecipazione. A che quel punto cosa abbiamo partecipazione. fatto allora? Milena ha avuto un'idea, Milena Bonvissuto, perché non cloniamo l'iniziativa su Sagoradio 24 TV? Per cui quel tema verrà sviluppato non più da 10 ma da 20 autori, 10 su Agorà e 10 su E Sagoradio 10. 24 TV. In Mamma Agorà mia, avremo già la che lavoro. trilogia, in Sagoradio inizia un bel progetto. Credo che sia qualcosa, io ho visto veramente persone che non si conoscevano sviluppare delle amicizie Ah, ma importanti. Tu certamente. pensa che recentemente Giuliano Lasagni, che è una persona che mi fa la musica per le canzoni che scrivo, nel Ah, primo romanzo ha fatto anche un racconto, ha fatto un suo racconto, ha presentato un racconto. Da lì è successo che c'erano diverse poesie nella raccolta anche, lui ha raccolto le poesie, le ha musicate, ne ha fatto un CD che ha fatto avere i vari autori. È qualcosa di incredibilmente bello e impossibile da pensare a monte. certo. Impossibile. Veramente. E questo ti dico, mi dà tanta voglia di fare. Ciao, ecco, scusa, l'ultimissima cosa, sono un po' logorroico, ma sopportami. L'ultimissima cosa, Siamo Ciao Rocco, ciao Rocco. è l'ultima trasmissione, ne abbiamo già altre in corso in cantiere, ma Ci sono stata anch'io, dai, ti anche ricordi? tu sei venuta, ma Sì. Ciao Rocco ha la bella così idea, a mio avviso chiaramente, di prendere un tema ogni sera e lo sviluppo in qualche minuto, parlo di alcune cose che riguardano il mondo dei libri e delle librerie. Però poi tutti quelli che vengono a presentarsi a Ciao Rocco hanno 5 minuti in cui possono solo mostrare la copertina e leggere cose scritte sul libro. Cioè Ciao Rocco sono i libri che narrano i libri. Sì. Perché noi autori, e io lo sto dimostrando anche stasera, abbiamo la coda di paglia e tendiamo a parlare, parlare, Eh parlare, sì, parlare. In è realtà normale. sui libri c'è già tutto. Per cui noi a Ciao Rocco vogliamo ricostruire ciò che Mh-mh. avviene in libreria quando un lettore vede una bella copertina, si fa acchiappare, la prende, guarda la sinossi, guarda la biografia, apre, legge un pezzettino Mh-mh. e decide se prenderlo o non prenderlo o se È gli vero. piace o non gli piace. È vero, bello questo approccio, mi piace, molto interessante. Ascolta, le ultime domande perché siamo già, credo, fuori tempo, nel senso che sappiamo benissimo tutti che l'attenzione degli Certo. ascoltatori dopo un certo punto svanisce. Che consigli daresti a un autore, a un giovane autore per promuovere il suo libro? Allora, il primo consiglio che io darei a un giovane autore, giovane come me anche, Certo, un giovane non autore. giovane nel senso di età, giovane nel senso che appena scritto un libro si può scrivere anche a 80, 90 anni, no, in Allora, questo io senso. credo la primissima cosa che io consiglierei a un autore è quella di dimenticare per un po'
il numero di copie vendute, gli incassi e non so cos'altro. Tanto quello non sarà mai un elemento discriminante. Bisogna imparare a vivere con i propri personaggi, a vivere con gli eventi che si organizzano, a trovare un motivo di confronto con le persone, arrivare anche a sentire le persone raccontarti cose che hanno capito dal tuo libro, ma che tu non hai mai inteso scrivere. Questo è il vero valore aggiunto che ti dà. Poi io mi sono trovato in serate in cui avevo 100-150 persone in sala, altre serate con 3 o 4 persone. Mi sono trovato in serate in cui ho venduto tantissimi libri, altre in cui sono rientrato con tutti i libri. Chi se ne frega? Io mi sono trovato in serate con 3-4 persone in sala, con gente che aveva voglia di parlare di libri, voglia di cercare i contenuti, voglia di andare oltre la facciata, la superficialità, e io sono andato a casa veramente contento. Questa felicità vale più di una vendita, vale più di diventare famosi, fra virgolette, e tante altre cose. Sono d'accordo con te. Ultima domanda, dove possiamo acquistare Codice Bianco e in quali formati? Allora, Codice Bianco è acquistabile esclusivamente su Amazon, perché l'ho pubblicato con Amazon. C'è il formato cartaceo, c'è il formato con copertina rigida e c'è l'ebook. Ah beh, quindi caspita, ce ne sono diversi. Bene, allora cosa possiamo dire come conclusione? Allora, intanto grazie ancora per questa piacevolissima intervista e sei stato molto esaustivo senza spoilerare, che è la cosa più importante. Quindi ti ringrazio, ringraziamo Giuseppe, ringraziamo gli spettatori e niente, ci vediamo prossimamente, io ti seguo sempre. E niente, salutiamo gli spettatori e tanto che ci siamo, buon Natale. Io guarda, ne approfitterei per ringraziare nuovamente te Giuseppe, per dire, e questo lo dico col cuore, con sincerità, che tu sei venuta a suo tempo ad Agorà, sì, e sei venuta anche a Ciao Rocco, sì. e io ho della tua intervista su Agorà un grandissimo ricordo, per cui quando mi hai invitato a questa intervista sono stato veramente contento, perché so la profondità con cui affronti il tema dello scrivere, e quindi nella gestione di questi salotti tutte queste cose saltano fuori, per intenderci. Quindi è stato veramente un piacere. Ringrazio chi ci sta seguendo, chi ci seguirà anche sui vari gruppi in cui verrà condiviso questo video. Ecco, un'ultimissima cosa, per me però un cavallo di battaglia, ci tengo a dire una cosa: in Italia si dicono tante cose banali, tipo in Italia si legge, anzi ci sono più scrittori che lettori, o altri che ti dicono: ma tu perché scrivi? Cosa pensi di aver da dire che non sia ancora stato detto? Tutte fesserie, nel senso che a me non interessa dire una cosa nuova, la sento, la voglio dire alla mia maniera. Che ci siano più lettori, più scrittori di lettori, al di là che è un falso matematico, no? Ma anche questo non vuol dire realmente nulla, perché ci sono libri letti da solo 20, 30, 40 persone che sono meravigliosi. Io sono innamorato delle opere prime, per intenderci. Altri libri invece, non faccio dei nomi perché è sconveniente, ma che vanno per la maggiore, sono dei best seller, che sono pressoché illeggibili. Allora io dico con tanta tranquillità, riconosciamo l'impegno a chi vuole scrivere, riconosciamo l'impegno a chi si rende disponibile a leggere anche le opere prime. Attenzione, e poi mi taccio, le opere prime hanno un'energia che qualunque autore, anche i più famosi, non riusciranno mai più a mettere in nessun'altra opera. Ciao a tutti. Ciao a tutti, naturalmente invitiamo i nostri ascoltatori a leggere Codice Bianco, perché è veramente un libro molto interessante. Ti ringrazio. Allora, grazie, ringrazio te, sei stato molto gentile, salutiamo tutti e ancora rinnoviamo gli auguri per le prossime feste.
Tanti Ciao, auguri. Ciao. ciao. Il codice bianco sarà l'elemento di decodifica di un messaggio cifrato, o piuttosto la visione morale ed etica che il boss Lillo Bianco ha della vita, o entrambi. Se i libri consentono di viaggiare con la fantasia in realtà sconosciute e lontane, in questo caso Andrea Sartori, il giornalista protagonista dell'inchiesta, propone anche veri e propri tour virtuali tra Reggio Emilia, Napoli, Vienna, Tirana, Londra, Parigi, Oslo, Dallas e in splendidi scenari caraibici. La trama si dipana fluida e con ritmo incalzante, come l'autore ha abituato nei suoi romanzi precedenti, nella ricerca di un lascito sconosciuto da consegnare a una persona di cui non è nota l'identità, in un susseguirsi di eventi, colpi di scena e momenti di vita. Il lettore, pur avvinto dall'intricato rebus e dalla storia in cui si intrecciano numerosi personaggi, scorgerà a un esame più attento svariati punti di riflessione. Può un delinquente compiere atti d'amore profondi? Quali sono i tempi di una relazione? Come e quando etica e morale cedono il passo agli interessi? Perché c'è chi fa carte false per ottenere la ricchezza e chi la rifiuta? La scelta può sottostare a percorsi mentali comunque logici e condivisibili, e altri ancora che non vengono elencati per non ledere la suspense a chi vorrà affrontare queste pagine. Simona Coppolino.